Eccoci per Sabrina. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sabrina si prepara un caffè con la moka e poi versa il caffè all'interno di una bellissima tazzina bianca, tipo di porcellana, come se fosse un'eredità. Il caffè è amaro o dolce? Allora, è amaro e allo stesso tempo è dolce perché questa tazzina è legata a un forte affetto per lei, quindi le evoca, diciamo così, un passato molto bello, però eh, il presente è amaro. Mm. Quindi ti dà l'autorizzazione con un caffè. Prima sessione di Sabrina, vediamo i suoi valori. Vibrazione, 5 miliardi, consapevolezza, 152, anima, 37, vite, 2021, cervello, mm, quasi 9, suscettibilità ipnotica, 32, 33, 3D, 52, vivacità animica, cioè quanto Sabrina vuole giungere alla meta. 60, sì, 60. Ok, prima sessione direi buoni i valori. Ho soprattutto la vibrazione, che è un bel 5 solido, delle belle spalle larghe e ci siamo. Vediamo il nome del progetto di Sabrina. Sale in diversi sensi. Me lo dà sale proprio inteso come dolore, mm? Mhm. Lacrime, quindi sale in quel senso lì. Sale nel senso anche, credo, rispetto proprio al sale, a un discorso di ritenzione idrica. E sale nel senso proprio della sia salita faticosa, ma sia anche il suo problema rispetto a ciò che è in salita, quindi al suo difficoltà dell'altezza. Mhm. Entità eteriche, vediamole. Mi presenta come disegnato da una bambina con i pastelli colorati una sorta di demone, rosso e nero. Poi c'è ancora una strega, sempre un po' disegnato così da una bambina, no? È una strega tipo un po' grassa che ha un cattivo odore. Questi del secondo universo. Nel primo universo c'è tipo un pesce che ha questa bocca a O, a ventosa. Cosa fa Pesce con che, questa bocca? beh, intanto non parla. Mm? E poi è come se, Cioè è chiusa, la bocca fa forma di ventosa ma è chiusa, quindi non può parlare in questo senso. beh, un pesce, No, ok. non parla in quanto pesce, e non può parlare perché questa ventosa è come se fosse incollata, al vetro di un acquario. Quindi lei è come se fosse all'interno di questo acquario, spettatrice, a guardare qualcosa che avviene fuori. Mm. Mm. Poi c'era anche un serpente, ci sono anche due uomini del tempo e tre EDL. E mentali, Allora, sono tre.
La prima mi viene, non so, un po' svilente, cogliona. Ma oltre ad essere, no, un insulto, come a dire, come ovviamente a paralizzare una persona, no? Perché nel momento in cui fai questo insulto veramente un po' proprio svilente, no? Però anche un po' nel senso di coglionare, nel senso di cioè stai Prendere in giro. raccontando frottole, si stai prendendo in giro, chi credi di prendere in giro, ok? Stai prendendo in giro te stessa, anche in questo senso qua. Nel passato ovviamente molto forte perché una certa Sabrina, una Sabrina ribelle, forte, molto energica, andava bloccata. Però è come se poi fosse rimasto questo insulto come un eco. È presente l'eco che abbiamo sentito a inizio sessione quando lei si è collegata, no? È come se fosse rimasto questo eco in lei che la fa rimanere paralizzata. Livello. Secondo me 6. Poi c'è Sì, sì. pigrizia. Pigrizia, tipo che lei è come se ci fosse una parte di lei che ha scarsa fiducia nel risultato e quindi o non si cimenta in una determinata azione oppure se la fa, lo fa con scarsa partecipazione. Un po' boicottandosi. Ovviamente. Livello? 4-5 direi. E poi l'ultima me lo dice in inglese, che non so se è una lingua che magari lei utilizza, perché mi dice alone, che è sola. Questo senso, in fin dei conti, di solitudine, voluta e allo stesso tempo detestata. Direi 5 anche questa. Impianti eterici e mentali. Allora, l'impianto mentale è costituito da, sembrano degli spuntoni d'acciaio che penetrano la sua testa. Poi quello che mi fa vedere è come se lei indossasse sul volto una specie di maschera di lattice, quindi di fatto è color carne, ok? Quindi si mimetizza perfettamente con il suo volto e che fa sì che lei non esterni le proprie emozioni. Poi c'è tipo una specie di ragnatela, direi, no? Come se ci fosse un ragno nella sua zona addominale che tesse questa specie di ragnatela. E poi infine le due caviglie sono tenute l'una legata all'altra come da una specie di, sembra una cavigliera di ferro. Ok. Poi c'è qualcosa al seno, nel senso del petto. Basta. Sì. Sabrina ci segue da 2 anni. Perché oggi la sua sessione non mai prima o più avanti? Non so, c'è qualcosa, è come se ci fossero delle crepe nella sua maschera di lattice che lei ha iniziato a notare adesso. E proprio questo ha fatto sì che reputasse questo il momento giusto. Nome della sua anima. Piuma bianca. Del suo spirito. Scoglio. Proprio anche in questo senso due parti di Sabrina, una è proprio terrena, no? Che è lo scoglio ed è molto solido, e l'altra è l'altra parte fluttuante, leggera, eterea.
Cinema, due gatti. Certo che sì. Uno in particolar modo vedo che insistentemente si lecca una zampa. Tu li avevi visti, senza conoscere ovviamente i Sì, punti, sì, come sì. sempre, prima di collegarci. Perché? Cosa facevano? Questo che si lecca la zampa è come se fosse un po' consolatorio di tutte le situazioni che affliggono Sabrina. E quello apparso in cam o no? O l'altro? Mi sembra l'altro. L'altro. Chiamiamo la sorella e i genitori. Mm, eh. La sorella è proprio come se si mostra, ok? Con le tasche dei pantaloni tirate fuori, l'interno della tasca girato, e, dice qualcosa tipo: io dico sempre la verità. La madre. La madre è come se deve prendere delle compresse, però come se avesse un orario. E quindi, ecco, ha anche un po' questo pensiero, cioè adesso vengo, poi dopo però a quell'ora lì devo prendere la compressa. Mm. Mm. Beh, questo è uno spazio dell'anima che la compressa non la considera. Quindi se vuole comprendere questo passaggio, meglio. È una donna anche molto legata al corpo e alla materia. E ci sta, però lei è molto rispettosa. Vedo che si siede, si è messa lì in silenzio, tranquilla. Il padre lo trovo un po' indecifrabile. C'è anche lui, però non lo so spiegarti. Non è così facile da comprendere a me. Mm, si scherma? È come se fosse di Creta. Mi si presenta come di Creta. Va bene, si presenta qualcun altro? Credo che sia un'amica. Potrebbe essere anche di lunga data. Qualche suora? Ancora viva? Che è interessata, no. No. Bah, Però invece un insegnante, cioè qualche insegnante, eh, però proprio del passato passato, che potrebbe essere le elementari o le medie, che aveva trovato lei anche a tratti geniale, molto particolare. ok. Forse due, cioè sia un maschio, un uomo che una donna. Ok, chiamiamo anche quelli che hanno partecipato alle 5 costellazioni familiari di Sabrina, se vengono. Sia i partecipanti sia il direttore d'orchestra, direttrice d'orchestra. Ma viene una donna tipo che aveva perso un figlio. E è come se questa donna lo cercasse un po' dappertutto. Mm. Cioè cercasse di creare un collegamento in vari contesti. Allora viene anche qua. Poi sì, c'è anche una specie di conduttore barra formatore. Poi c'è Due, cosa, scusa? solo due, tre. No, poi c'è un'altra persona che secondo me lei già conosceva.
cioè che non è che l'ha conosciuta lì, ecco, forse già la conosceva. Quindi 3. Sì. Ok, non ne parliamo più. Le costellazioni hanno quell'esperienza, ha portato Sabrina in questo quadro qualche cosa o no? Ma mi fa vedere che si è guardata allo specchio, perché appena iniziato a formulare la frase ho visto Sabrina che si specchiava e in special modo l'ho visto che si specchiava nello specchio del bagno. Non so se per lei può essere significativo collocare proprio lo specchio all'interno del bagno. Quindi comunque è Dove c'è la stato cura per il sé, dove c'è la bellezza, dove c'è il preparativo. sì, o forse anche qualche altro tipo di episodio più specifico. Poi a lei potrà venire in mente fare dei collegamenti. In ogni caso, lei ha visto delle cose di sé, quello sì. Va bene. 6-7 mesi fa, uno dei suoi gattini ha una malattia al cuore. Mi sembra che il gattino non ci sia più, giusto? C'è ancora, è uno dei due. Ok, ok. Quel gatto che è apparso, che abbiamo visto, ha una malattia al cuore. Di lì a poco anche la madre. Sabrina si chiede se c'è una correlazione. Non capisco perché mi fa vedere come una specie di apparecchio al cuore, ok? Allora, praticamente è come se mi facesse vedere l'impianto di Sabrina, che io lo vedo, sì, diciamo a livello del seno, però poi alla fine il cuore è lì. Sì, come una specie di allora, posso dirti su 3 punti sono, no? C'è il gattino, c'è Sabrina, c'è la mamma di Sabrina, che a loro volta vanno a costituire un cuore. C'è un filo che li lega a forma di cuore. Perché? Perché è come se lei allora, un po' come abbiamo detto diverse volte, no? Eh, tutto ciò che compare all'interno della nostra vita lo creiamo noi, incluse le persone che compaiono nella nostra vita, ok? Mhm. Siamo tutti ologrammi e noi a nostra volta creiamo degli ologrammi per comprendere delle cose. Quindi diciamo così che la mamma malata di cuore e il gattino, anche lui con dei problemi al cuore, è come se dovessero mostrare a Sabrina i propri problemi al cuore. Però, per come li vedo io, allora, secondo me, poteva aver avuto una sorta di aritmia, da bambina. Non so, sai, tipo soffia al cuore così, ma non è tanto quello il problema al cuore di Sabrina, quanto piuttosto una specie di groviglio che si è creato intorno al proprio cuore, che impedisce un battito completo, corretto, un ritmo fluido del cuore. Quindi la malattia del gattino e la malattia della mamma servono a Sabrina nella sua esperienza olografica di vita per capire il proprio nodo al cuore. Sì. Ok. No, perché con il gattino? Qual è il fatto che... Cioè, perché in questo momento, cioè, perché in questo caso c'è una correlazione tra uomo e animale? Ma Sabrina è come se fosse in una fase della sua vita in cui dà retta molto di più ai messaggi e agli insegnamenti che gli provengono dai propri gatti, Mhm. che a
quelli che potrebbero provenire da un qualunque umano. In questo caso il messaggio è doppio ed è lo stesso. Gli proviene dall'umano che l'ha generata e dal gatto, in cui lei ripone totale fiducia. Va bene. Causa esoterica della creatività bloccata, del non sentirsi brava, del non applicarsi di fatto al 100%, di autosabotarsi, tutto uno insomma, e di non sentirsi libera, non osa. Allora, le due entità mentali che abbiamo visto, che sono Pigrizia e Cogliona, si legano molto bene all'entità mentale, scusami, all'entità eterica sia della strega che di quella specie di demone, di quel satanasso lì, no? È come se quando lei è stata al massimo della propria espressione fantastica, fantasiosa, lei non sia stata accettata. Non andava bene quando aveva tanti sogni, quando aveva tante idee, quando aveva tanta energia. Quindi di fatto hanno come vinto queste entità mentali e eteriche, preferendo la Sabrina molto più contenuta, più standard, più nella norma, più spenta. Hanno vinto loro, ha vinto anche il progetto Sale, che le fa in qualche modo temere il fatto di salire e di sfidare le situazioni. Ed è rimasta quindi questa Sabrina più moderata, più in un certo senso anche politically correct. Quindi le entità mentali. Paura delle altezze. Il progetto Sale è come se poi in qualche modo io le ho chiesto anche se lei aveva avuto delle scuole legate a un ambito cattolico religioso, no? E lei ha confermato. È come se ci fosse anche ovviamente lei dice c'erano vari tipi di suore, c'erano quelle anche più divertite da questo suo essere molto peperina, c'erano altre decisamente più repressive e apprensive. Ed è come se un paio di queste fossero proprio riuscite a renderla anche più timorosa. Nei loro rimproveri di non ti fare male, non fare questo, guarda che poi lì vai a cadere, vai a finire male, eccetera, sono come riusciti a consolidare questa parte di lei che ha paura proprio di andare nelle altezze. Questo da un punto di vista strettamente materiale. Dall'altro è come se mi facesse proprio vedere da un punto di vista eterico che la strega la minaccia di buttarla giù quando lei arriva su un'altezza o anche quando sta per raggiungere l'altezza, quando lei sta per intraprendere la salita, è come se la strega fosse lì pronta per o toglierle da sotto la scala o per scaraventarla di nuovo giù a terra. Eppure Sabrina era una capretta, no? Che si arrampicava ovunque, anche esageratamente, cioè faceva le scale lungo il corrimano, le piaceva guardare dall'alto, adesso è tutto il contrario. Esatto. Causa esoterica del fatto che la prima volta che se ne accorge ha ormai 22 anni, quindi è più che ragazza, una giovane donna. Diciamo uscita in un certo senso dall'adolescenza e quindi mano a mano era come se si fosse smorzata quella Sabrina così anche per certi aspetti volta all'utopia, volta alla possibilità di rivoluzionare il mondo, di rivoluzionare la propria vita.
ok? Ha avuto proprio come una specie di, mi fa vedere secchio gelato d'acqua in faccia, in cui lei vede che non può fare e non può essere in quella maniera lì. Come se ci fosse a quel punto una sorta di paralisi di tutto questo suo entusiasmo, di tutta questa sua pulsione da ribelle. Ed è in questo momento che le viene messo questa specie di catena, blocco alle caviglie, per impedirle di muoversi come lei vorrebbe. Chiamiamo tutte le suore, penso che siano tutte disincarnate, davanti al portale aureo. Dimmi quante ne vedi. Nel numero 7, dove una però sinceramente è tenera nei confronti di Sabrina. E tipo eri la mia preferita, dice una cosa del genere. Tra l'altro tipo una suora che non penso che volesse tanto diventare suora. Era stata un po' imposta come scelta e però era rimasta comunque, pur non volendo fare la suora, però era rimasta pulita come donna. Non aveva riversato il risentimento su nessuno. E quindi è tenera proprio, ed è come se rivedesse Sabrina bambina, mi fa vedere con un ginocchio sbucciato. La suora lì dov'è? Ha visto l'inganno della religione a cui ha dedicato una vita? Allora, è come se si fosse tolta una parte della divisa da suora, ma non se l'è tolta completamente. Nel suo caso, penso in molti casi di suore, è un processo spesso che richiede tempo. Le altre? Un paio è come se le vedessi agganciate proprio ad una statua enorme di marmo che rappresenta Gesù crocifisso. Quindi le vedo ancora molto dentro, no? Questo tipo di narrazione. Uh-huh. Un'altra non ho capito se è lei che si è suicidata, se ha avuto un parente che si è suicidato, una cosa del genere. Sta La di fatto suora. che è sì, che è un'esperienza che le ha fatto fare proprio un salto evolutivo notevole. Va bene, se hanno ragione loro, quello che stiamo per fare, ho inavvertitamente bloccato la registrazione mentre facevo questa domanda. Che se hanno ragione loro, quello che stiamo per fare non avrebbe senso. Chiamiamo la nonna e il nonno materni di Sabrina. Mi portano una culla, come se proprio l'avessero seguita da sempre, desiderata, davvero, come genitori che aspettano che nasca la bambina e che già predispongono tutto quanto, il corredo, la culla bella, setosa, mi fa vedere entrambi. In Come vedi la particolar modo nonna? lei, la nonna. Bella, mi si presenta bella. Ehm, mi fa vedere molto la fede al dito. Credo che lei credesse molto nel matrimonio, credesse molto nella famiglia. Sabrina, non so se è una sproporzione dovuta adesso a questo ambiente dell'oltre, ma Sabrina sembra piccolissima, oppure veramente è nata piccola, piccola Sabrina, no? È minuscola nelle mani della nonna, perché la tiene ancora come una bebè. Mi fa vedere con tipo una cuffietta di quelle
ricamate, scusa, fatte con l'uncinetto a mano, con la maglia. Tanta era la cura, no, che metteva per questa bimba, la Sabrina piccola. Ok, chiamiamo anche il fratello di Sabrina, l'aborto. Vediamo se si presenta un'anima. Uh, oddio, non capisco perché viene fuori effettivamente tipo una moneta d'oro. Come se in parte questa immagine che mi propone mi porta un po' a concordare con quello che aveva indicato Sabrina. E, però come se non proprio come me l'ha detto Sabrina, come se magari in quel momento per i genitori di Sabrina che non hanno voluto questo bambino era perché economicamente non fosse sostenibile, ok? Non potevano permettersi di crescerlo. È perciò che lui viene con questa moneta d'oro, per dare questa informazione. Ma è un'anima? Sì, secondo me sì. E si è reincarnato? Io dico di sì. Dove? Tipo, a me viene nel centro Italia. Sabrina potrebbe incontrarlo, in teoria. Mi dà che tipo come se adesso stesse lavorando in un campo, ha scelto una vita così, dedicandosi proprio alla terra, una vita di altri tempi ai tempi di oggi. In linea teorica sì, sì, è ovvio che sì, si possono incontrare, però lui ha questo tipo di vita per niente moderno. Vuole dire qualcosa a Sabrina? Almeno il motivo per cui non sono stati fratelli? Così da permetterci di capire come funzionano le cose. Mi dà proprio questa scuola. Questa è la nostra scuola. Scuola di vita. Certo. E poi è come se c'è qualcosa legato ai capelli, ai, eh, ai capelli di Sabrina, perché è come se le volesse far notare qualcosa rispetto ai suoi capelli. Come se Sabrina con i suoi capelli fa molto bene a tenerli lunghi, perché è come se fossero proprio delle antenne di connessione. Lei attraverso i capelli è come se avesse delle percezioni. Va bene, lo salutiamo il fratello, ma chiediamo alla nonna, non vorrei entrare nel dettaglio perché non... Comunque c'erano di mezzo dei soldi. Questi soldi hanno inciso in effetti sulle sorti economiche della sorella di Sabrina o no? Allora, per come l'ho vista io, il problema non era un aborto che non è stato pagato, diciamo così, no? Era un aborto a causa di instabilità economica, ok? Ed è come se questo fosse rimasto nella mamma di Sabrina, sua sorella ovviamente, come un senso di colpa. Cioè non mettere al mondo una creatura perché ho paura di non farcela, eccetera, eccetera, e per lei è rimasta una cosa pesante, ok? Che è di fatto è una cosa che lei stessa non ha mai sanato dentro di sé, e l'ha trasmessa alle figlie. Quando la paura dei soldi prevale sull'amore. Mhm.
I soldi arrivano quando ce ne freghiamo, sostanzialmente. Quando ami i soldi arrivano, quando sei aperto alla vita e all'amore i soldi arrivano. Cosa fa queste parole alla sorella nel cinema? Sì, lei è molto in difficoltà con questo discorso del dare e dell'avere. Molto, come ti posso dire, nella paura di non avere, di non ricevere. E vedo che è stato proprio un blocco in vari settori questa paura del non ricevere, ma lo è anche per quanto riguarda Sabrina sentimentalmente. Lei ha tanta paura che in un rapporto si troverà lei a dare tutto e a ricevere niente. Quindi in maniere differenti, però questo flusso del dare e dell'avere, che sia da un punto di vista sentimentale o da un punto di vista proprio materiale di soldi, ce l'hanno un po' tutte e tre le donne. Va bene, salutiamo la nonna, il nonno e risalutiamo il fratello che credo che sia già andato. Il fratello che è reincarnato, Sì, diciamo, no? scusami, sì, sì, sì. Nonna e nonno vanno? Ehm, la nonna dice: questa è la mia bella principessa e ha tutto diritto a un principe che la tratti da principessa. È come se facesse anche un po' una morale agli uomini d'oggi, che non sanno davvero prendersi cura di una donna splendida come sua nipote. E vanno. Lascia come tipo un portasapone. Forse per quello legata al bagno, magari la nonna le faceva il bagno quando era piccola, le dava delle cure in bagno. Lascia un portasapone, sembra rosa. E vanno, sì. Ok, le 7 suore? Ah, Eh. potrebbe anche Mm. essere d'aiuto, diciamo, per la storia di Sabrina, questo fatto. Diciamo che d'aiuto è questa suora che non voleva diventare suora, ma per accondiscendere alla volontà dei genitori l'aveva fatto, in ossequio proprio Al della loro volere. scelta, sì, 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 perché era una forma di rispetto anche. Mm. E, e trasmette a Sabrina la frustrazione che ne è conseguita nella sua vita. Beh, diciamo che le suore all'epoca erano le figlie in eccesso da sposare, quindi ci voleva una dote, di figlie ce n'erano già, quelle che non si sarebbero potute sposare con le regole dell'epoca, via di suore. Stesso discorso i preti, i frati. Che mondo di merda. Scusate. Vabbè, insomma, vanno? Eh, la suora, questa qui, sì. Solo lei, l'altre no. No, perché sono aggrappate al crocifisso. Beh, chiudiamo il portale aureo e chiamiamo le due Sabrine, la hippie selvaggia e quella di adesso. Sì, mi fa ridere perché l'altra cioè, sputava per terra. Mm? Ma che me ne fotte a me, dice, no? L'altra. Mm? Era esattamente l'esatto opposto della Sabrina di adesso perché esternava tutto, no? Anche sul volto si vedeva completamente quello che sentiva. Mm. Esiste una linea temporale in cui la hippie c'è?
Vive in van. Non ha una fissa dimora. Furgoncino Volkswagen? Sì, Ah. Pieno di è un van. adesivi? Questo è più moderno, eh? Ah. Eh, e parte con uno classico, diciamo così, un po' anni 70 in un certo senso, e poi insomma ne prende uno decisamente più moderno, ma il suo stile di vita rimane assolutamente libero. Da viaggiatrice, conoscitrice un po' del mondo, delle persone, però vedo che c'era lo stesso un gatto dentro al camper. È sola? No, c'era il compagno. Uno come lui, un naturalista, diciamo così, anche convinto, e, e fanno tante esperienze insieme, eh, senza grandi regole, fluisce tutto molto naturalmente, c'è una grande intesa, non parlano tanto. Questa linea temporale esiste. Certo, sì. Sabrina Selvaggia. Ok, la linea temporale esiste. L'esperienza della Selvaggia è già stata fatta. Si sta compiendo. Sì. Si può creare una terza linea temporale dove proviamo con le mani, Sabrina prova con le mani energetiche a unire, intersecare, unire come una Y al contrario, le due linee temporali, le due Sabrine, per creare una terza Sabrina ibrido, diciamo. Mm. La Sabrina di oggi, come l'abbiamo vista, abbraccia quella Sabrina trasgressiva, diciamo così, hippie, e effettivamente dalla fusione delle due, da questo abbraccio, nasce una terza Sabrina. Uno più uno fa uno, mi dice Sabrina. E quindi vedo questa Sabrina che è un po' la sintesi tra le due, però allo stesso tempo è anche un'altra cosa, non è solo la somma delle due. Ha cambiato le proprie mani, non lo so se aveva qualcosa di sintetico alle mani, l'ha tolto, Come di non anelli, bracciali, naturale. così. Sì, forse anche qualcosa alle unghie l'ha tolto, cioè adesso io Ah, le vedo le mani semplici proprio, naturali, completamente, prive di qualunque cosa, quindi unghie finte, smalto, cose così. tutto ha tolto. Come se avesse voluto anche togliersi, lavandosi le mani, tipo la crema per le mani, tutto ha tolto. Ha bisogno di queste mani nude, nuove, vere. Ehm, Come le vedi queste due mani di Sabrina? Che fanno? e vedo che la prima cosa che fa con queste mani è andare ad afferrare una scala. È una scala non di quelle doppie, ok? Semplicemente la scala, quindi anche abbastanza pericolosa. A pioli. Sì, Di legno, di ferro, di... penso di ferro. Mhm. Penso che sia di ferro. Ed è come se facesse un primo test e va in una specie di soppalco. Mm? Mhm. Una cosa del genere. Lo fa più volte, sale su, entra nel soppalco, scende giù, sale su, entra nel soppalco. È come se ogni volta che lo fa è più disinvolta. E mentre sale su nel soppalco vedo che prende delle cose, le porta giù. Sono delle cose anche riferite forse all'acqua, tipo come se fosse un canotto. Qualcosa così. E- ed è il suo primo modo, il suo primo approccio per affrontare senza paura l'altezza e la scala, senza nessun aiuto, è lei da sola.
Ok, intanto andiamo al cluster, così stiamo per aiutare un po' questa terza Sabrina. Ci sono dei ciucci. Mm, È come se diverse cose della sua vita fossero legate ai bambini. Questo fratello mai nato, lei bambina, nella fase importante in cui è stata bambina, bambini di lei non avuti, ecco, comunque il senso così, dei bimbi. Cosa ne fa di questi ciucci? Li ripone in un cofanetto. Questo cofanetto e poi sceglie, fa tutto con grande lentezza e sceglie di arrampicarsi, ha collocato il portale definitivo molto in alto e sceglie di arrampicarsi per andare a collocare questo cofanetto all'interno del portale definitivo. Così affronta nuovamente la salita molto molto in alto. E lo fa agevolmente? Lo fa piano, con sicurezza, però con controllo. Ora è arrivata su in maniera molto ordinata, come se volesse fissare ogni istante. Mette il cofanetto dentro il portale definitivo e chiude lo sportello del portale definitivo. Guarda giù, proprio si gira con la testa e così si rende ben conto dell'altezza a cui è arrivata. Tipo, mi dice che sono 300 metri d'altezza. Avatar. Non so, come se mi facesse vedere i pantaloni larghi a campana di questo avatar. No, come sai, una sorta di rimpianto di altri tempi, mm? E di un certo movimento di ribellione, no? Tipo, sai, quello degli anni 70, era un movimento così in cui si adottava quell'abbigliamento. Una cosa così mi presenta. L'avatar vestito in questa maniera. Lo teniamo? No, io non ho rimpianti. Bene, lo butta allora in un portale definitivo Sì, insieme al progetto Sale. molto volentieri. Molto forte Sabrina, la vedo molto muscolosa, molto tonica. Tutta vestita di bianco. Lei sta creando la terza Sabrina adesso, che nasce in questo momento. Quindi tutto quello che abbiamo visto prima dell'unione delle due linee temporali adesso si cristallizza. È una Sabrina forte, è una Sabrina anche molto allegra, spiritosa, giocosa. Ha recuperato quella voglia di divertirsi e anche quella voglia di esporsi e di osare, di affacciarsi al mondo e alle sfide. Non è più un pesce muto che sta a guardare la vita degli altri che scorre mentre la sua è dentro l'acquario, non è più così. Anzi, lei adesso sta proprio nuotando nel mare aperto e infatti c'è questa specie di canotto, credo, no?
Dopo un po' che ha nuotato, va sul canotto con dei remi e viaggia. Sulla riva vedo un ragazzo che la saluta, un uomo che la saluta. Un ragazzo, direi. Ma lei nuota. Lei sta remando in questo momento, sì. Mhm. I capelli come sono? I capelli sono leggermente bagnati e la parte che si è asciugata con il vento vedo che fluttua al vento. Lei va verso la riva o verso la parte opposta? E passa davanti alla riva, quindi salutando questo ragazzo, ma procede verso l'orizzonte. Il demone, la strega, il pesce, il serpente, i due uomini del tempo e tre dielli, c'era tanta roba, ci sono ancora? Li ho negati tutti, dice. Cogliona, pigrizia e lon, ci sono ancora? Dissolti. Ok, non sono sparite delle cose brutte e cattive, semplicemente la vecchia Sabrina non c'è più. Esisterà adesso un nuovo progetto, probabilmente nuove piccole interferenze di qui a poco per capire come raggiungere questo nuovo progetto, nuove sfide e tanta tanta azione. Grazie anche a nuovi valori, nuova vibrazione. 250. Ottimo. Nuova consapevolezza. 167. 167. PS, anima, parte subliminale. 48. Perfetto. Vite, 1814. mhm. Cervello, capacità medianiche. 9.8. Suscettibilità ipnotica, capacità di andare in ipnosi da sola. 50. 3D, 4D, quanto nella 3D quanto nella 4D come passaggio interiore. 3D mi dà 30. Benissimo. Quanto vuole giungere alla meta, vivacità animica, quanto vuole sapere come stanno le cose, quanto vuole risolvere, quanto vuole evolversi. Era 60. 80. Benissimo. Esiste ancora una Sabrina, la vecchia, due la hippie, tre la nuova o cosa? Allora, complessivamente è ovvio che esistono tutte e tre, ma in questo momento Sabrina si identifica con la nuova Sabrina. Mhm. Grazie all'esperienza delle altre due Sabrine, c'è questa Sabrina. Si dia un nome. Cecilia. Bello, Cecilia. Si dia un colore. È un blu che vira sul viola. Si dia uno stile estetico. Non so, pump, hippie, fatalona, acqua e sapone. Oddio, aspetta, mi dice qualcosa sport, è uno sport chic. Mhm. Ok. Non me ne viene in mente uno, però va bene. Non il burraco. Mi sembra sia anche definito come uno sport. Si dia una canzone o un genere musicale. Aspetta, mi viene Country Roads. No, beh, lei mi fa vedere che cambia le stazioni della radio, per cui più generi musicali, a seconda anche un po' dell'estro, dell'umore, del momento. Mm.
Si dia un hobby. Qualcosa che ha a che vedere col camminare. Ok. Si dia un animale. Vabbè, gatti forever, però anche viene una giraffa, come se potesse amare anche questi animali esotici. Alti. È vero. Eh, Come se volesse andare alto, no? In cima agli alberi. Se Sabrina oggi si organizzasse un weekend in una casa sull'albero, ce ne sono in giro per l'Europa, cosa Eh sì, succederebbe? mi ha fatto vedere una tipo palafitta anche. Non Sì? so perché, mi fa vedere molto l'elemento dell'acqua, quindi comunque che ovviamente sopraelevata, perché è di sopra del livello del mare. Mhm. E- ed è come se fosse introspettiva, ehm, accogliente, ed è come se in qualche modo ritrova le proprie vere radici, come se si riconnettesse anche a sua nonna, non so il perché andando in profondità lei trova molto sua nonna. Messaggio di Sabrina alla sorella. Ce la fai a ricucire le tue tasche e a riempirle, non temere. Alla madre. Quel che è fatto è fatto. Ehm, e le mette la mano sul petto, A- calda. Al padre, se... Al padre. Il padre adesso è diventato umano perché prima era di Creta. Per metà è umano, per metà è di Creta, e vedo che Sabrina si avvicina alla parte di Creta, ehm, e una parte di questa parte di Creta riesce a farla diventare umana e dice al padre il resto spetta a te. Al gatto malato. Eh, la- mm, allora, la tua salute è in cima ai miei pensieri. Poi però lo mette, lo solleva un pochettino così e va a guardarlo. Dopo che proprio l'ha guardato dritto negli occhi, se lo porta sul petto e dice: possiamo guarire insieme. All'altro gatto. E è come se si fosse seduta, quindi l'altro gatto è sul suo grembo. E dice: siamo un bel trio aperto. Ed il messaggio più importante a se stesso. Non ho paura di me stessa, non ho paura di nessuna cellula, non ho paura di nessun anfratto di me stessa. Io sono Sabrina, io sono Cecilia, io sono ciò che ho scelto di essere. Come la vedi? Molto fiera di sé. Vibrazione finale? 650. Ah, fantastico. Quasi più del doppio. Mm, 2 volte e mezza. mm. Si assesterà su questa vibrazione dopo? No, chiaramente la abbasserà, Ah. perché ci sono una serie di incombenze quotidiane, di rapporti, no, che la fanno scendere ovviamente. Però è come se vivesse un benessere ehm, ritrovato, un ritrovato benessere. Perfetto. Sei pronto a tornare? Sì.